Benvenuti a This is My Architecture, io sono Diego e sono qui con Giovanni. Grazie Giovanni di essere qua. Giovanni, raccontaci un po' che cosa fa Team System. Grazie Diego intanto. Allora, Team System è una società leader in Italia per soluzioni e prodotti per professionisti, ramo fiscale e non solo, ma soprattutto sul settore delle aziende. Il nostro mercato di riferimento è quello delle PMI. Interessante. Oggi di che cosa ci parlerai? Oggi vi parlerò di Team System Analytics, che è una piattaforma facile e intuitiva per la consultazione di KPI che raccontano i principali indicatori di performance del proprio business. Quindi in pratica una dashboard dove io che decido posso vedere come sta andando il mio business. Esattamente, perché Analytics è una piattaforma fruibile su tutti i tipi di device, ma soprattutto è una piattaforma per i decision maker delle aziende. Molto interessante. Vedo che qui ci sono diversi servizi AWS. Ci racconti un po' come funziona l'architettura dietro Team System Analytics? Subito. Questo schema possiamo suddividerlo in tre macro blocchi. Il primo, che è quello di ingestion dei dati. Partiamo da una endpoint pubblico attraverso il servizio di API Gateway. Dietro abbiamo una Lambda function costruita con tecnologia serverless. Questa Lambda function ha il compito di fare due cose fondamentalmente. La prima è quello di autorizzare la richiesta e per poter far questo invoca un servizio che abbiamo ospitato su Elastic Beanstalk che ha tutta la logica di autorizzazione su un database Aurora. Il secondo è quello di memorizzare i dati all'interno di un bucket S3 che rappresenta il nostro data lake. Poi parte la seconda fase, che è quella di processing vera e propria, sempre tramite Lambda e tramite modalità serverless, facciamo scattare un trigger all'arrivo di nuovi dati che attraverso il servizio Athena questi dati vengono processati e vengono scritti all'interno di un repository su DynamoDB. Scusa una domanda Giovanni, vedo che qui utilizzate molte tecnologie serverless mentre qua utilizzate Elastic Beanstalk. Posso chiederti come mai? Come mai? Perché abbiamo voluto riutilizzare del codice che avevamo già scritto, anche perché poi la nostra modalità di autenticazione si chiama Team System ID, che è trasversale a tutte le nostre soluzioni e ai nostri prodotti. Certo. Quindi qua abbiamo la parte di ingestion dei dati e immagino qua ci sia la parte della fruizione dei dati con una dashboard, giusto? Esattamente. Attraverso il servizio CloudFront non facciamo altro che leggere un website che abbiamo ospitato su un bucket S3. Questa applicazione web, una single page application, va a interagire chiedendo i dati tramite un endpoint pubblico disponibile su API Gateway, che anche qui abbiamo una Lambda con modalità serverless che deve fare un accoppiamento con i dati che va a leggere dal DynamoDB e una serie di metamodelli che sono contenuti in un bucket S3. Molto interessante. Quindi io da questa dashboard, in qualsiasi momento, in questa single page application, posso sempre avere con me i miei dati, giusto? Assolutamente sì. Fruibile su tutti i tipi di device disponibili, quindi su smartphone, su tablet e su desktop. State pensando a delle aggiunte, degli add-on su questo software? Sì, il primo lavoro è quello di sostituire la parte che attualmente è ospitata su Elastic Beanstalk e la seconda parte che vogliamo introdurre è voice recognition tramite Alexa. Elastic Beanstalk con tecnologia serverless in modo tale che sia. Ho capito. Grazie Giovanni, grazie per averci presentato Team System Analytics e per essere venuto qua. Grazie Diego. Ringrazio per aver guardato This is My Architecture e ci vediamo alla prossima.